Nel video di oggi andiamo a trattare nel dettaglio la questione Ricciardo De Vries. Infatti, come abbiamo visto tutti nella giornata di ieri, De Vries è stato sostituito da Ricciardo in AlphaTauri. E lo stesso pilota australiano ha fatto anche dei test Pirelli a Silverstone con la RB19, facendo dei tempi molto interessanti, come ha sottolineato Horner. Ma lo vediamo dopo con calma. Ovviamente nel corso del video vi dirò anche la mia opinione a riguardo, ma voglio iniziare sostenendo De Vries, che sta vivendo sicuramente un momento difficile attualmente. Rimanere a metà stagione in Formula 1 senza un sedile, dopo che tutti hanno avuto un hype incredibile dopo Monza 2022, con una prestazione al di sopra delle aspettative quando sostituì Albon in Williams, e fu quella gara che poi convinse Helmut Marko a prenderlo per il sedile in AlphaTauri. Sappiamo che sì, Helmut Marko era favorevole all'inizio e poi si è pentito di questa scelta, mentre ha dichiarato che Christian Horner è sempre stato contrario nel prendere De Vries in AlphaTauri. Quindi c'erano dei pareri discordanti anche all'interno di Red Bull. Fatto sta che De Vries è passato dalle stelle di Monza 2022 a rimanere senza un sedile a metà stagione ora. Non è una situazione facile, quindi esprimo la mia vicinanza nei suoi confronti, perché sappiamo che la Formula 1 sa essere brutale. I posti sono solamente 20 e sono pochi quelli disponibili. Ci sono tanti piloti di diverse categorie del motorsport che ambiscono arrivare in Formula 1. Tra l'altro ci sono anche piloti collaudatori, ex piloti, piloti giovani che arrivano dalla Formula 2. Ricordiamo che la Formula 1 è la massima categoria e quindi solo i piloti più forti possono arrivarci. Se tu inizi a non performare bene per un po' di gare, rischi di essere sostituito, come è successo con De Vries. Prima di andare nel dettaglio di questa analisi vi dirò anche dei retroscena che sono saltati fuori in queste ore, in questi giorni. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni giorno vi raccontiamo tutte le notizie della Formula 1 e di Ferrari. Io sono Rastro e oggi vi dico la mia sulla questione Ricciardo De Vries. Inizio questo video dicendovi alcune informazioni che dovete conoscere. Prima di tutto, Ricciardo andrà a sostituire De Vries da metà stagione. Infatti già dalla gara in Ungheria sarà nel sedile in AlphaTauri, e questo sarà una sorta di prestito di Red Bull ad AlphaTauri fino a fine stagione, perché sappiamo che attualmente Ricciardo è terzo pilota di Red Bull. Per questo ha fatto i test Pirelli a Silverstone. Ok, va bene, ma perché De Vries è stato sostituito da Ricciardo in AlphaTauri? Iniziamo col dire che la politica di Red Bull è molto stringente, cinica e va a valutare i risultati. Infatti negli anni abbiamo visto diversi piloti stati vittima del sistema di Red Bull e che diverse volte sono stati sostituiti durante la stagione. Pensiamo ai casi più eclatanti: Albon, Gasly e Kvyat, ma anche in passato Vergne, Buemi. Stare nella sfera Red Bull, quindi intendo Red Bull come team principale e AlphaTauri in questo caso, non è facile. Hai tanta pressione, il team ti richiede di performare al top e in 10 gare disputate all'inizio di quest'anno De Vries non ha dimostrato di essere superiore a Tsunoda, che era ciò che Helmut Marko sperava nel pilota olandese. Infatti la posizione attuale nel campionato vede Tsunoda 17esimo, De Vries 19esimo. Il miglior risultato di Tsunoda è stato un 10° posto, mentre quello di De Vries è stato un 12° posto, in una pista un po' atipica, quella di Monte Carlo. Attualmente Tsunoda ha 2 punti, mentre De Vries ne aveva 0, ma i dati più interessanti nel confronto Tsunoda-De Vries sono la media di piazzamenti in gara e in qualifica. Se vediamo la differenza nella media di piazzamenti in gara di 3 posizioni a vantaggio di Tsunoda: 12° posto per Tsunoda e 15° per De Vries, mentre in qualifica la media è pressoché identica, sul 14° posto. E molti di voi potrebbero pensare: cavolo, ma stanno rendendo alla stessa maniera Tsunoda e De Vries, perché sostituire De Vries durante la stagione? Perché Red Bull aveva aspettative molto alte per quel secondo posto in AlphaTauri. Speravano che De Vries potesse crescere con loro per ambire al posto di Perez in Red Bull. Infatti quello è il vero obiettivo di Marko e Horner: trovare un pilota di esperienza o giovane che possa sostituire Perez in futuro. E immaginatevi, Gasly è stato sostituito in Red Bull da Albon perché non riusciva a reggere il confronto con Verstappen come secondo pilota. Invece in AlphaTauri Gasly ha demolito Tsunoda, riuscendo a performare sempre meglio e confermandosi primo pilota quando era ancora nel team di Faenza. Quindi il fatto che De Vries non sia riuscito a battere Tsunoda in queste prime 10 gare è stato un campanello d'allarme per Red Bull. A dover di cronaca, per completare l'analisi, è importante dire anche che ovviamente De Vries ha avuto meno esperienza in Formula 1
rispetto al confronto con Gasly precedente. Ha avuto pochi giorni di test, 10 gare non sono tantissime per mostrare il proprio potenziale e quindi questi sono aspetti da considerare. C'è anche da dire che la Formula 1 è brutale, tu devi arrivare in pista e dimostrare subito il tuo talento. I team non hanno tempo da aspettare e vogliono vedere subito risultati concreti, altrimenti ti sostituiscono con un altro pilota. In questo caso De Vries è stato sostituito da Ricciardo, che comunque ha vinto 8 gare in carriera, 7 con Red Bull, ha convinto molto nelle sessioni al simulatore e nei test Pirelli di ieri ha fatto un crono a 7 decimi dalla pole position di Verstappen in 1:27.4. Le condizioni a pista erano diverse, non sappiamo il carico di carburante, però fatto sta che Horner è rimasto sorpreso dalle prestazioni di Ricciardo sia al simulatore che nei test, e anche per questo hanno deciso di sostituirlo con De Vries, perché hanno una speranza che Ricciardo possa far meglio di Tsunoda e ambire a quel posto in Red Bull al posto di Perez. Ci sono stati anche dei contatti precedenti di Red Bull con Leclerc e Norris, perché Liberty Media sta facendo pressione su Red Bull nel trovare un secondo pilota all'altezza di Verstappen per aumentare anche lo spettacolo, e quindi Red Bull è andata a contattare sia Leclerc che Norris per provare a portarli nella sfera Red Bull, nel sedile di Perez. Ovviamente queste discussioni sono fatte in ottica 2026, quando arriverà anche il cambiamento sul regolamento dei motori. Fatto sta che Red Bull si sta muovendo già d'anticipo. Helmut Marko ha definito su Norris che è il miglior pilota giovane in griglia, e anche Leclerc è stato contattato a Red Bull come anche Aston Martin, ma Vasseur sembra intenzionato a rinnovare il prima possibile e ha messo questo punto come una priorità nella sua agenda, quindi arriverà secondo me il rinnovo a breve con Leclerc, mentre Sainz è stato messo un po' in stand-by da questo punto di vista. Comunque, rimanendo sulla questione De Vries e Ricciardo, hanno fatto bene a sostituirlo ora? Dal mio punto di vista si poteva aspettare anche una stagione intera, lasciando De Vries fino alla fine del 2023, dandogli una stagione di prova, per dare anche più tempo al pilota olandese per trovarsi meglio con una delle macchine peggiori in griglia e quindi rispettare anche i termini di contratto. D'altro canto, secondo me la decisione in sé è giusta, perché ad oggi non sta convincendo De Vries. Dobbiamo dircelo chiaramente, 10 gare sono poche, però in queste 10 gare non ha dimostrato di essere superiore a Tsunoda, quando Gasly in AlphaTauri lo surclassava. Red Bull sta cercando un pilota in AlphaTauri che sia all'altezza di prendere quel posto in Red Bull, e secondo me attualmente Ricciardo può far meglio di quanto ha dimostrato De Vries finora. Dobbiamo considerare che è vero, De Vries è un rookie, però è un pilota d'esperienza, è un classe 95, e molti diranno cavolo, ma De Vries è un gran pilota, ha vinto il titolo in F2, il titolo in FE, e sì, è vero, qualsiasi pilota che vince un titolo è forte, però dobbiamo considerare anche la competizione che ha all'interno del campionato. Ricordiamo che nel 2017 ha vinto il titolo in Formula 2 Leclerc, nel 2018 Russell, e quindi quando De Vries vinse il titolo nel 2019 in Formula 2, questi due piloti non c'erano nel campionato, non c'erano nemmeno Norris e Albon, che erano passati in Formula 1, e quindi De Vries in quell'anno, nel 2019, ha corso in F2 con Ghiotto, con Latifi, con Mazepin, quindi c'era anche poca competizione all'interno del campionato, ed è un fattore da considerare. Stessa cosa è successa anche in Formula E quando ha vinto il titolo. Gli altri piloti all'interno di quel campionato non erano di chissà quale talento, quindi sì, ha vinto 2 titoli ma con poca competizione. La gara di Monza 2022 aveva entusiasmato anche me, anch'io ho detto cavolo, questo De Vries bisogna prenderlo subito in Formula 1, può dimostrare tanto le sue carte. Mi ero fatto illudere, come è successo anche a Red Bull, e anch'io l'avrei preso a inizio anno in AlphaTauri, ma con il senno di poi mi sono sbagliato, perché perlomeno doveva dimostrare di essere superiore a Tsunoda. In sostanza, riassumendo, penso che Red Bull sia stata un po' troppo cinica e non abbia lasciato tempo a un De Vries che magari poteva dimostrare da qui a fine stagione, però al tempo stesso, per quello che ha dimostrato in pista finora De Vries, ci sta la sostituzione. Anch'io ho tante aspettative ora su Ricciardo, perché se hanno deciso di metterlo in questo momento vuol dire che stava rendendo molto bene al simulatore in pista, nei test. Concludo dicendo che questo fa sorgere dei grandi limiti nella gestione dei giovani all'interno di Red Bull. Infatti è vero che Red Bull ha trovato i talenti come Vettel in passato, Verstappen, però al tempo stesso non è riuscita mai a gestire bene i secondi piloti, a partire da Webber quando era compagno di Vettel, ma ad arrivare anche ai piloti più recenti, a partire dallo stesso Ricciardo, che trovandosi secondo pilota di Verstappen se n'è andato in Renault addirittura, e anche tanti altri giovani che si sono trovati nella sfera Red Bull ma che non sono riusciti a crescere. Pensiamo anche al caso di Albon, che in Red Bull si è trovato emarginato, e in Williams invece sta crescendo molto in fretta e sta convincendo sempre di più, tant'è vero che Helmut Marko l'ha chiamato per tornare nella sfera Red Bull, e Albon ha risposto di no, che preferisce rimanere in Williams perché ha un'ambizione di crescita maggiore. Quindi sicuramente manca un piano a lungo termine per Red Bull. Forse per il sedile in AlphaTauri quest'anno si poteva puntare anche su Lawson al posto di De Vries, che ha convinto molto nella seconda parte l'anno scorso in F2. Fatto sta che ad oggi Red Bull sembra riporre tanta attenzione
stagione sul giovane Lindblad, che è un talento britannico che ha esordito quest'anno nella stagione di F4 italiana ed è attualmente leader del campionato. Mi spiace molto per la decisione presa su De Vries. Quando un pilota rimane appiedato durante la stagione è un duro colpo da subire. Fatto sta che la Formula 1 è brutale e auguro a De Vries di riuscire a ripetersi in altre categorie motoristiche, e sono davvero curioso di vedere Ricciardo in pista in Ungheria e vedere anche il suo bilancio da qui a fine stagione nei confronti di Tsunoda, perché non ci sono scuse, deve cercare di battere il pilota giapponese. E nel caso il pilota australiano finisse dietro a fine stagione non sarebbe una situazione tanto comoda in casa AlphaTauri, anche perché la lista per prendere quel posto è lunga. Fatemi sapere nei commenti la vostra opinione sul caso Ricciardo De Vries. Vi ricordo che come sempre trovate le fonti usate per il video in descrizione. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.